ecco, io dato che sono sotto, allora faccio così, prima di tutto ci sbrano sopra un pochino di succo di limone, ci metto ancora uno spicchio di sale, ok, poi ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo un classico romano, le costolette d'agnello fritte. Adesso poi vi svelo anche un piccolo segreto, anzi ve ne svelo alcuni in questa ricetta, durante questa preparazione. Ma prima andiamo a vedere quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Allora, cominciamo dalle costolette d'agnello. Allora, questo è agnello, ok? Quindi non stiamo parlando di agnello da latte, ma stiamo parlando di agnello normale. Qual è la differenza dell'abbacchio, fra virgolette, che è un termine romanesco, e l'agnello? È che l'abbacchio è quello da latte, mentre l'agnello è quello che invece ha già pascolato, ok? Quindi è già quello più adulto. La differenza organolettica, c'è a chi piace di più l'uno, c'è a chi piace di più l'altro. Io personalmente sono più amante dell'agnello che dell'agnello da latte. Comunque veniamo subito a noi. Allora, torniamo qua alle costolette. Adesso vi faccio vedere come bisognerebbe pulirle, e in questa ricetta non utilizzerò soltanto le costolette, ma utilizzerò anche la parte, vedete, questa, che è quella della pancia, che è una parte teoricamente meno nobile, ma fritta, credetemi, è da ciuparse los dedos. Quindi di queste ne abbiamo bisogno, di quelle di cui avete quelle che avete. Poi un pochino di rosmarino. Poi veniamo da questa parte, abbiamo due parti di pangrattato e una parte di pecorino, quindi sono 100 grammi e 50 grammi, 200 grammi, 100 grammi, ok? Perfetto. Poi da questa parte abbiamo un limone, fondamentale quando si fa l'agnello fritto, 2, 3, 4 uova, dipende comunque sempre dalla quantità, e poi abbiamo del pepe e del sale, tutto qui. Questi sono gli ingredienti. Cominciamo quindi la preparazione. Adesso qua vi faccio vedere due esempi di costolette. Questa è con l'osso, ok? Bisognerebbe tagliare qui, eliminare questa parte, anzi di questa lo facciamo, dai, se volete fare la cosa diciamo un pochino più figa. Si prepara in questa maniera, si fa dalla parte di qua dove c'è interna dell'osso, e poi si stacca, si gira e si stacca in maniera tale che abbiamo lasciato l'ossicino libero. Quelle diciamo fighe da ristoranti sono queste, fatte così. Perché? Perché poi dopo noi, dopo averle fritte, per mangiarle le prendiamo dall'osso e le mangiamo. Qua si rifila un pochino meglio. Questa parte però ovviamente non la buttiamo, ma la utilizziamo insieme ai pezzettini di pancia. In questo caso, come potete vedere, qua è questo pezzo di costina è fra un osso e l'altro, quindi qua l'osso non c'è, e allora possiamo fare in questa maniera, e abbiamo una e l'altro, però ricordatevi che l'osso c'è sempre sotto, quindi non la prendiamo da questa parte, ma la prendiamo da qua quando ce la mangiamo, ok? Questa anche ha l'ossicino, quindi la puliamo e voilà. E questa qua anche la teniamo così da parte. Una cosa fondamentale durante la fase di cottura è lo spessore, ok? Vedete, questa è molto fina, questa invece me l'ha tagliata un pochino più grossa. Allora con un batticarne cerchiamo di dargli una leggera battuta, quindi una regolata, in questa maniera. Questo è fondamentale perché farà sì che si possa cucinare perfettamente. Inoltre lo spessore corretto è questo, ok? Non quello che abbiamo visto prima di questo, che era molto molto grande. Qui possiamo fare anche un taglio, anche qui, per evitare che si possa arricciare eccessivamente. Se volete, questa parte grassa la potete anche eliminare, ok?
e lasciarla così. Vedete che adesso, dopo essere stato battuto, è più fine? Perfetto. Sbattiamo le uova. Ecco, una cosa che è sicuramente molto interessante: se vi sono avanzati degli albumi, al posto di utilizzare l'uovo intero potete utilizzare solo gli albumi e otterrete un fritto ancora più buono. Quindi, per esempio, di primo vi fate la carbonara e di secondo vi fate le costolette d'agnello fritte, sono spettacolo, solo con gli albumi che vi sono avanzati. E voilà, continuiamo a battere fino a quando non abbiamo perso la bavosità dell'uovo. Prendiamo il rosmarino, la parte tenera, quella degli aghi, e la tritiamo finemente. E voilà, vedete, deve essere veramente molto fino. Questo trito lo aggiungiamo qua al pan grattato e mescoliamo bene, distribuiamo bene il tutto. Aggiungiamo anche del pepe. Ora passiamo le costolette prima nell'uovo da una parte e dall'altra, dopodiché le passiamo nel misto di pan grattato, mettiamo sopra così, picchiettiamo e facciamo assorbire per bene. E voilà. Temperatura di frittura 180 gradi. Che cosa possiamo utilizzare per friggere? Allora, o utilizziamo lo strutto, che sarebbe l'ideale, oppure l'olio di semi di arachidi, oppure l'olio di semi di girasole, ma attenzione, alto oleico, perché l'olio di semi di girasole normale ha un basso punto di fumo. Comunque io vi consiglio lo strutto, perché è il top. Temperatura di inizio frittura 180 gradi, temperatura range di mantenimento dai 170 ai 185, 190 massimo. Questo è il range di cottura, dipende dallo spessore. Più sono spesse, più bassa deve essere la temperatura, più sono sottili, più alta deve essere la temperatura, e ovviamente cambia anche il tempo. Allora, cominciamo la frittura. Abbiamo raggiunto la temperatura. Guardate la pancia, la parte della pancia come frigge bene. Mettiamo a friggere anche una bella costoletta di quelle fatte bene. Mettiamo subito anche la seconda. Una l'ho sgrassata e l'altra invece vedete che gli ho lasciato quella sua parte di grasso. Quando raggiunge i 180 lo riabbassiamo, ok, e friggiamo così. Tempo di cottura 2 minuti e mezzo per ogni lato più o meno. Guardate che meraviglia, lo giriamo, che spettacolo. Giriamo un paio di volte in maniera tale che siamo sicuri di avere un prodotto bello, cotto e croccante al punto giusto. Guardate che bello, che spettacolo. Questo è già pronto, lo possiamo togliere. Guardate, mettiamo là e tiriamo fuori tutto. Per chiudere la preparazione mettiamo sopra un pochino di scorzatina di limone, che ci sta, che è una meraviglia. Poi facciamo delle fettine di limone, gliele mettiamo così nel piatto, poi uno prende e se vuole gli mette un pochino di limone nel suo pezzettino, mettiamo qua così, e poi una pioggia leggera di sale,
tenetelo sempre a portata di mano, così come uno spicchio di limone, uno sticchio di limone. Facciamo dunque la prova dell'assaggio, che non vedo l'ora. Allora, assaggiamo. Allora, questa è quella alla quale ho torto la parte di grasso, e invece questa è quella alla quale l'ho lasciata. Ecco, io noto che sono zozzo, allora faccio così. Prima di tutto ci sbrano sopra un pochino di succo di limone, ci metto ancora uno spicchio di sale, ok, e poi mamma mia, mamma ragazzi, questo è veramente cucina proprio questo è un pezzettino di pancia. Allora, questi veramente, cioè, non ho parole, solo la pancia naturale col limone. La prossima video ricetta, sai come si fa? Questa adesso